Salve a tutti amici del verde, oggi andiamo a vedere come si fa la coltivazione della patata, vediamo come si prepara il terreno, come si rincalza la patata, il trucco del contadino per andare a prelevare la patata novella senza rovinare la pianta e le patologie principali. Velocemente andiamo subito al video, non ci perdiamo in chiacchiere. Il periodo della semina qui nel centro Lazio si fa ricadere dal 15 marzo in poi, magari al sud si può anticipare un po', al nord si può ritardare. L'importante è che vi ricordate una cosa ben precisa: la patata non vuole le temperature minime notturne sotto a 10 gradi, quindi regolatevi un po' voi. La patata ama un terreno drenante e soffice, di questi qua vulcanici, perché chiaramente essendo un tubero si espande, cresce sotto il terreno e vuole un terreno che anche si adatta a questa crescita, non vuole quindi né sassi né terreni troppo pesanti, argillosi, altrimenti andrebbero a stringere il tubero e non crescerebbe. Una volta che noi abbiamo preparato tutto quanto il nostro terreno, faremo dei solchi, facciamo il sesto d'impianto. Come dobbiamo fare? Facciamo dei solchi distanti l'uno dall'altro di quei 70-80 cm, profondi quei 15 cm, perché poi noi dovremo andare a prendere le nostre patate e disporle all'interno del solco distanti tra loro di quei 25-30 cm. Sui solchi si può subito effettuare la fertilizzazione di fondo. Io vi consiglio di usare un bel letame maturo, magari se avete quello di ovino, anche di bovino. Potete anche aggiungere una piccola spolveratina di cenere di legna, in modo che date la quota potassio alle patate che tanto amano. Come si preparano i nostri tuberi per andare a seminare le patate? Allora, quando sono così piccoline, grandi come un uovo di gallina o anche più piccoline, si può anche mettere direttamente il tubero all'interno del solco. Quando invece sono molto più grandi come queste, possiamo andarne a fare 3-4 pezzi per ogni tubero, stando sempre ben attenti a lasciare su ogni porzione che noi tagliamo almeno una o due gemme. Le gemme sono queste depressioni qua del tubero, da dove nasceranno le future piantine. Lo possiamo vedere bene in questa patata qua, che oramai ha fatto i suoi germogli. Vedete, sono nate dalle gemme, da quelle depressioni, questi nuovi germogli. Il tubero si appassisce un po' perché sta dando energie a queste nuove future piante. La preparazione delle porzioni di patata si fa il giorno prima, perché il taglio deve ben asciugarsi. Quando è ben asciutto, lui non marcirà sottoterra. Una volta che abbiamo seminato le nostre patate nel solco, non ci rimane altro che prendere il terreno dalla parte esterna del solco e andare a ricoprire i nostri tuberi. Livelliamo tutto quanto bello in piano in questa maniera qua. Aspettiamo che nascono le piccole piante di patate. Passati in quei 20 giorni, un mese, le nostre patatine inizieranno ad uscire fuori dal terreno. Qua vediamo di scavarla una insieme e vediamo dalla patata che noi abbiamo messo sotto il terreno come sta uscendo fuori. Scavo un po', eccola qua, vedete, in questa patata, che è un mezza patata circa, sono uscite due gemme e vedete che ci sono qua queste belle due piantine con tutte le loro radichette. Ecco come stanno crescendo su, belle fresche e rigogliose, queste patate. Quando la nostra pianta di patata ha raggiunto quei 15-20 cm al massimo, noi la andiamo a rincalzare, quindi non c'è un periodo preciso, regoliamoci un po' noi. Che significa rincalzare? Significa prendere parte della terra che è un po' distante dalla pianta, distante quei 10 cm, e la addossiamo alla parte del fusto. Si fa questo lavoro perché gli eventuali tuberi che potrebbero nascere a livello superficiale, se il sole li colpisse, diventano verdi, e quindi c'è solanina e quei tuberi non sono molto commestibili, anzi non sono per niente commestibili. Invece con il rincalzo proteggiamo quei tuberi, ma inoltre permettiamo alla pianta, con i suoi piccoli apparati radicali, di fare le nuove patatine e quindi avere una maggiore produzione.
Adesso per motivi di ripresa non ho una zappa, ma vi faccio vedere come è un rincalzo, ossia ecco qua, addossare la terra alle mie piante di patate, ok? Si farà con una zappa nei piccoli orti, con un piccolo aratrello nei grandi appezzamenti di patate. Dopo il primo rincalzo se ne effettua un secondo quando la pianta è già quei 20 cm, quindi abbiamo effettuato il nostro primo rincalzo, ne possiamo fare un secondo, saremo verso la metà aprile, anche i primi di maggio, ci permetterà sempre di andare a proteggere i nuovi tuberi che sta facendo la patata, a migliorare la produzione, quindi facciamo un altro spostamento della terra vicino alle nostre piante di patate. Secondo rincalzo. Sono passati un'altra ventina di giorni dalla seconda rincalzatura e qui vediamo che le piante finalmente, anche con il caldo, stanno crescendo su belle, fresche e rigogliose e iniziano le prime fioriture. Scaviamo un po' una pianta di patate e notiamo che dalle piccole radichette iniziano a notarsi già i tuberi. Ecco, guardate qua già quanto sono belli grandini, questi qui cresceranno e diventeranno le nostre bellissime patate. Le patologie per quanto riguarda gli insetti, la più importante è la dorifora, è un coleottero. Vi sto mettendo qui in alto il link per andarvi a vedere come si combatte questo fastidioso insetto in modo totalmente biologico. Tra le patologie fungine più importanti troviamo la peronospora, la conosciamo tutti quanti, è un fungo che inizia a attaccare inizialmente le foglie con delle macchie che sembrano delle macchie di olio, poi questa macchia necrotizza, si secca, diventa sempre più estesa sulla pianta, a volte ha queste macchie circolari, riesce anche ad attaccare i tuberi e i tuberi hanno delle depressioni dove questo fungo li colpisce. Bisogna sempre fare prevenzione con i trattamenti a base di rame. Mancano ancora una quindicina, 20 giorni per raccogliere le nostre patate, aspettiamo che siano ben secche le piante e poi andremo a raccogliere, però quando abbiamo voglia di raccogliere le patate novelle, ossia quelle patate che possiamo già prelevare per farci delle buone pietanze, invece di andare a togliere direttamente la pianta vi insegno un trucchetto senza rovinare tutto quanto. Come facciamo? In questo modo qua ci poniamo vicino all'apparato radicale della pianta ed iniziamo a scavare vicino alla pianta. Andremo a prelevare la parte delle patate che sono solamente quelle in superficie. Eccola qua, guardate. Andiamo a prelevare questa patata qua, quelle più in superficie, ce n'è un'altra qua sotto, la sento con le mani, leviamogli solamente quelle 3 o 4 patate che sono in superficie e poi andiamo di nuovo a ricoprire le radici. La pianta non subirà stress, noi abbiamo raccolto le nostre patate novelle e la pianta continuerà ad alimentare le patate che invece sono più in basso. E siamo arrivati alla pianta completamente secca, sono passati 140 giorni dalla semina, la pianta ci mette 100-150 giorni alla completa maturazione, quindi dalla semina alla raccolta. Vediamo qua quanto sono belle queste patate, bisogna solamente che raccoglierle e metterle nelle nostre cantine. Spero che anche questo video, ragazzi, sia stato di vostro aiuto. Ci vediamo alla prossima e gli ultimi 6 secondi sempre dedicati ad altri link interessanti. Un abbraccio a tutti da Pier Giorgio, ciao ragazzi!